Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video targato Team Fish, come potete vedere dalla mia felpa e dal mio cappellino. Disponibili in tantissimi colori, ragazzi, se li volete scrivetemi pure in privato nei social che trovate qua sotto. Oggi, come avrete visto dal titolo, video tra virgolette natalizio, andremo ad unboxare un pacco che mi è arrivato ieri. Un pacco che ho qui di fianco, un pacco che contiene attrezzatura da Tenkara. Non mi perdo in altre chiacchiere ragazzi, adesso inizierò ad aprire il pacco, però mi raccomando come sempre, se vi piacerà il video e volete altri video unboxing su attrezzatura che acquisto, ogni tanto qualche acquisto lo faccio, quindi magari potrebbe essere interessante, fatemelo sapere nei commenti con l'hashtag unboxing, così almeno so che vi fa piacere questi video. Mi raccomando, pollici in su se vi piace il video, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui nostri video. Ragazzi, iniziamo con l'unboxing. Ok ragazzi, il pacco è qui, è arrivato ieri, ho guardato solo che ci fosse tutto, ma non so ancora esattamente cosa aspettarmi, so cosa c'è dentro ovviamente, ma non l'ho ancora visto. Vi do un consiglio per quelli magari più piccoli di me o anche meno esperti di me, magari quelli più grandi lo sanno già. Io ragazzi ho fatto per la prima volta un ordine dall'America e diciamo che non sapevo un sacco di cose. Oltre ad aver pagato tanta spedizione, ho pagato 63 euro di spedizione per farlo arrivare in Italia. Inoltre in Italia mi hanno applicato i dazi di importazione e l'IVA. Ricordatevi che l'IVA, almeno a me, adesso dovrò vedere se è una cosa corretta o meno, l'hanno applicata anche sul costo di spedizione, quindi il pacco più il costo di spedizione. E ho pagato 93 euro di IVA, quindi ragazzi, cioè di IVA più dazi più supplementi. Quindi ragazzi ricordatevi nei vostri conteggi quando acquistate dall'America, probabilmente anche dalla Cina, però non l'ho mai fatto quindi non lo so, ci sono i dazi doganali di importazione, quindi mi raccomando perché a volte magari uno fa i conti su una cifra, poi arrivano degli imprevisti, ormai o mandavo dietro il pacco oppure pagavo quei dazi, quindi alla fine valeva pagare. Comunque ragazzi, il pacco è arrivato, arriva dal Colorado, quindi America proprio pura, e diciamo che arriva da Tenkara USA. È il primo, a quanto pare, una prima azienda che al di fuori del Giappone produce canne da Tenkara. Quindi ragazzi, la mia Soldarini che mi ha accompagnato in tutte le avventure che avete visto fino ad oggi e anche in qualche video che vedrete più avanti, la venderò al mio amico Mario e quindi insieme andremo a fare delle belle pescate a Tenkara, quindi oltre ad aver venduto una canna ho anche guadagnato un nuovo socio di Tenkara, quindi ragazzi sono molto soddisfatto di questo scambio, l'ho fatto anche quasi solo per quello, perché alla fine mi trovavo da Dio. Allora, io come dicevo ho già aperto, adesso mi devo ricordare da che parte, apro il pacco, vediamo se riesco, se è la parte giusta, sì, eccolo qui, ok, e ci siamo. Allora, iniziamo dalle cose meno succose. Allora, vabbè, la bolla che dice il peso che arriva da Tenkara USA, come potete vedere. Ecco qui, allora, primi due articoli dentro il pacco. Partiamo da quello proprio più piccolo. Questa è una tapered line di Tenkara USA, poi la vedrete nel dettaglio qui sotto. È una tapered line che è un misto per modo di dire, è una level line leggermente più dura, parlo magari a quelli più esperti in Tenkara di voi. La Tenkara è una tecnica che utilizza soltanto una canna senza mulinello e come filo solitamente ci sono tre tipologie, la furled line, la tapered line che è appunto questa e la level line. La level line è praticamente proprio un nylon, quindi semplicemente un nylon colorato di arancione, adesso nylon o fluorocarbon a seconda del caso, è molto leggero, quindi in condizioni con tanto vento si fa molta fatica. La tapered line è appunto in teoria fatta apposta per il vento, che è una via di mezzo tra la furled come utilizzo e la level line. È una level line più rigida, mettiamola così, e la furled line invece è fatta di crini di cavallo. Questa appunto mi interessava perché era una via di mezzo tra la level e la furled e ovviamente volevo averla per avere un po' tutto. È da 11 piedi e 6, quindi 3 metri e mezzo, è della taglia, vediamo, forse questa qui era venuta a monotaglia, quindi non c'è taglia, esatto, sì, ve la faccio subito vedere. Ecco qui, allora, come quasi tutte le furled line, ha questa prima parte che è quella che serve proprio come giunzione tra la tapered line e il Lilian, che è la parte prima della canna che dopo vedrete, e poi questa è la linea, adesso vi faccio vedere, è leggermente più rigida
della level line. È un colore molto più pieno, la level line risulta un po' più trasparente. Altra caratteristica che la contraddistingue è la somiglianza con la coda di topo, infatti è conica, quindi l'inizio e la fine della tapered line hanno 2 diametri diversi per favorirne il lancio. Quindi questa, acquisto numero 1. Ok, procediamo con il secondo articolo di questo pacco. Ve lo faccio vedere da vicino. Allora ragazzi, si tratta di, come lo chiamano in inglese, Tenkara Line and Fly Keeper. È praticamente un porta level line e un porta mosche per quelle uscite un po' più rapide. Allora, questo è come si presenta, ora ve ne spiego un po' il funzionamento, anche se io ancora non l'ho usato, l'ho guardato dei video, quindi veramente potrei dire un sacco di cavolate. Allora, sicuramente questo è il primo scomparto, primo e unico scomparto per le mosche, non so se si riesce a vedere. Ne contiene penso un 2 o 3, non di più, proprio per le uscite quelle veloci. Poi in questi scomparti che si intravedono, spero, qui, ecco, in uno, in quello più spazioso, andrà la furled line, è fatto apposta con questi spazi più grandi per incastrarla, e nell'altro dovrebbero andare o i tippet, quindi ovviamente i finali, oppure come nel mio caso una tapered line. Serve per bloccare le lenze, anche con i finali attaccati, e poi le mosche, una volta che finisci di fare il giro, le blocchi in questi spazietti centrali che diciamo fungono proprio da blocco a mosche. Ovviamente questa parte qui, che è più larga, o anche questa a seconda della canna, serve per passare all'interno della canna e tenerlo dentro comodamente, oppure semplicemente per tenerlo così mentre si sbobina la propria level line o furled line. Questo è un accessorio che loro producono, è una cosa particolare, ho regalato il mio a Mario, quindi ovviamente me ne serviva uno di scorta, ho gli altri per le level line, questo lo utilizzerò principalmente, come dicevo prima, per la furled line e la tapered line, quindi questo è il secondo prodotto di questo pacco, secondo di 3, quindi ragazzi adesso manca, anzi di 4, perché adesso vi spiegherò. Continuiamo. Terzo articolo di questo pacco. Allora ragazzi, in questa scatola tiriamo fuori il contenuto, ecco qui, intanto butto via tutto il resto. Allora, con questo terzo articolo voglio fare un ringraziamento speciale ai ragazzi di Tenkara USA. È veramente una società bellissima, per come l'ho conosciuta io già anni fa quando ho iniziato a pescare a Tenkara, mi ero affezionato a questo brand e con questo acquisto hanno confermato. Allora, intanto in fase d'acquisto ovviamente gli avevo chiesto un po' cosa mi serviva per spedire, in caso di rottura come dovevo fare. Loro quando hanno visto che ho fatto l'ordine, quindi che ho confermato l'ordine di quello che state per vedere, quello che avete visto, mi hanno detto che mi avrebbero incluso all'interno della confezione questo, che è praticamente una custodia, ovviamente, ora ve lo faccio vedere meglio, sono praticamente semplicemente gli ultimi 3 pezzi della canna, quelli che sono più facili da rompere, quindi il primo, poi ovviamente l'ultimo, che è quello dove c'è la Lilian, e andando anche con quello in mezzo. Quindi in modo che eventualmente dovessi avere una rottura nei primi utilizzi, che è facile perché magari non si conosce la canna, loro mi hanno già aiutato in questo, quindi mi hanno fatto un bel regalo. Tenete in considerazione che gli ultimi 3 pezzi costano 17 euro, quindi un regalo di 17 euro che sai, non succede spesso questa cosa e questa cosa sicuramente l'ho apprezzata. Inoltre c'è anche questo tappino, che è il tappino della canna, che dopo vedremo nel dettaglio, che praticamente spesso viene perso e questa cosa qui diciamo è stato un pensiero come per dire se lo perdi ne è un altro, è una cosa fondamentale, si può ovviamente arrangiarsi con una specie di sughero, però ovviamente non è la stessa cosa che questo. Quindi mi hanno fatto questo regalo di queste scorte ed è una cosa molto apprezzata. Oltre a questo ragazzi, Tenkara USA quando gli chiedevo informazioni per quanto riguarda la spedizione del pacco, ovviamente l'avevano già spedito, gli chiedevo cosa, perché ho ragionato con degli amici che mi sarebbero potuti arrivare dei dazi e l'IVA e tutto quanto quello che può riguardare la spedizione e l'importazione, soprattutto di un pacco in Italia. Loro mi hanno dato delle informazioni, per quanto ne sapevano, però non sapevano molto, e gli ho detto, guarda, mi è arrivato ieri il pacco, poi c'è stata una cosa strana, ma il postino ha portato il pacco, ho pagato i dazi, mi ha lasciato il pacco, è tornato dentro, mi ha ripreso il pacco, mi ha ridato i soldi perché c'era un errore con la dogana, quindi niente, è stato un po'... E lì nel frattempo ho chiesto loro per avere qualche informazione in più. Niente ragazzi, quando hanno ricevuto il messaggio ovviamente che il corriere aveva consegnato il pacco e mi era arrivato, mi hanno rimborsato 20 euro, quindi regalandomi praticamente i primi 2 prodotti che avete visto, questo e la tapered line.
praticamente mi hanno rimborsato questi articoli come per dire ci dispiace che sia successo questo, perché anche se non dipende da noi vogliamo contribuire a questa tua spesa aggiuntiva che non sapevi di avere. Una cosa che potevano benissimo non fare. Io ovviamente l'ho apprezzata tantissimo, non me l'aspettavo assolutamente e non era assolutamente dovuta, quindi ci tengo molto a ringraziare Tenkara USA per questo regalo e questo ulteriore contributo che hanno dato in questo acquisto. Quindi ragazzi, siete in buone mani, quindi se avete bisogno sicuramente loro saranno pronti a aiutarti, anzi l'hanno già fatto proprio in queste 2 settimane di attesa, sono stati proprio molto molto corretti, quindi ragazzi ci tenevo a fare questo ringraziamento a Tenkara USA. Ora non mi perdi in altre chiacchiere e continuiamo con l'articolo più succoso di questo video. Bene sì ragazzi, siamo arrivati al momento di tirare fuori l'articolo principe di questo ordine. Lo tiro fuori. Ecco qui ragazzi, il nome è questo, è la canna da Tenkara, teleregolabile, tra virgolette, di Tenkara, ecco al contrario, Tenkara USA. Allora ragazzi, questo è la custodia della canna ovviamente. C'è questo piccolo elastico, adesso lo vado a rimuovere. Ok ragazzi, stavo ammazzando, ce l'ho fatta, ho tolto questo elastico e un elastichino magari per fermare qualcosa alla canna, ma probabilmente lo lascerò a casa. C'è questo piccolo manuale che spiega qualcosa in più sulla canna. La canna è la Sato, se andate a vedere sul sito, anzi vi lascio il link qui sotto di tutti gli articoli che abbiamo appena visto nel video. Diciamo che è un manuale base per chiunque voglia iniziare a pescare. Apriamo la regina di questo video. Allora, la apro più davanti di voi. Allora, custodia probabilmente è in una plastica dura e tutte le chiusure mi sembrano in un alluminio, acciaio o qualcosa del genere. Tiriamo fuori la bimba. Ok, eccola qui. Oltre alla sua custodia viene fornita anche quest'altra calza protettiva per magari portarla in montagna per essere un pelo più leggeri. Io credo che la porterò comunque con questa, però anche questa sicuramente risulta comoda. È in una specie di lana con il loro marchio, molto carina e molto particolare, il rosso come colore. Rimuoviamo la canna ed eccola qui. Nuova di pacca, ovviamente, una canna con tanti dettagli e cose che in altre canne non avevo visto, una canna teleregolabile, quindi diversa da tutte quelle che ho. Farò vedere adesso in un video più vicino proprio in cosa si distingue questa teleregolabilità di questa canna. È diciamo utilizzabile in 3 misure, dalla più lunga che è 390 cm, quella mezzana che è 360 e quella più corta, scusate, che è 330 cm, quindi da 3,30 m fino a 3,90 m per i torrenti, diciamo, dal più piccolo a quello ovviamente più largo. Nella stessa pescata potete, diciamo, a seconda dello spot, potete allungarlo, accorciarlo a piacimento con questi incastri in un carbonio più grezzo, allargato da quello, diciamo, base della canna, che permette di essere incastrati, quindi rimanere bloccati comunque. Rimuovo, come sempre, il tappino, che era quello che vi dicevo prima. A differenza di tante altre canne che ho visto, loro hanno ideato questo, diciamo, metodo che una volta che rimuovi il tappino, che è questo qui, il tappino si può incastrare nel retro della canna, quindi rimanendo, è un incastro abbastanza duro, quindi non si fa fatica non si rischia di toglierlo facilmente. Visto che siamo già qui nel retro della canna, vi faccio vedere un'altra cosa. Praticamente hanno deciso di fare questo incastro, questo filetto per avvitare il tappo, farlo in un ottone probabilmente, per non andare ad avvitare direttamente sul carbonio. Una cosa in più che sicuramente da parte mia è stata apprezzata vista la mia precedente esperienza. Un manico ovviamente in sughero, a me piace tantissimo, quindi quando posso lo scelgo. Ora bisogna ovviamente togliere la plastica, probabilmente qui sotto state vedendo un video senza plastica per vederne proprio l'esattezza di com'è. Procediamo con l'apertura della canna, vediamo senza romperla. Ecco ragazzi, io ora faccio una cosa di nascosto perché sennò rischio di romperla ancora prima di iniziare a utilizzarla. Ricordatevi sempre una cosa quando aprite le canne da Tenkara, soprattutto quelle più delicate, quelle ovviamente che costano magari anche qualcosa di più. Ecco qua, quando si apre la canna da Tenkara, la cosa più delicata è appunto questo Lilian, questa parte finale di una specie di calza che avvolge l'ultima parte di carbonio, che è dove legheremo poi la lenza.
Questa parte qui è molto delicata, risulta sempre molto delicata, quindi ragazzi quando andate ad aprire e a montare la vostra lenza, ricordatevi sempre di appoggiare un dito in modo da lavorare totalmente in sicurezza toccando solo il Lilian, senza andare a toccare il carbonio della canna. Apro la canna per quello che riesco qui in camera perché non ho molto spazio, a parte la prima parte della canna, tutti quanti, diciamo, gli innesti hanno, ecco, stavo già per fare danni, hanno questo spazio, questa porzione di grezzo che viene colorata di rosso per capire proprio quanti grezzi si hanno fuori. Ovviamente aprendola tutta, poi si arriva a lunghezza. Ora però andiamo a vedere come funziona il meccanismo di cui vi parlavo prima. Il meccanismo praticamente funziona in questo modo, essendoci questo grezzo che diciamo contribuisce a fissare il pezzo di tela regolabile, andandolo a tirare si allunga e si arriva a una certa misura. Ovviamente quello sotto rimane chiuso e poi andandolo a tirare nuovamente si arriva a un'altra misura ancora, e quindi così si ha la canna aperta a 3,90 m. Andandoli a chiudere basta schiacciare e fare un po' di forza, farlo nuovamente per arrivare nella misura che desideriamo di più. Una volta finita di utilizzare la canna si rimuove il tappino senza rotare, se no si svita giustamente, e si riappoggia in cima alla canna ed ecco fatto. E si vede che è proprio una canna leggera, non per nulla pesante, anche essendo teleregolabile si ha la canna chiusa che risulta molto leggera, ovviamente prendola tutta rimane un po' più pesante, però si avrebbe la stessa cosa con un'altra canna. Ragazzi, io non so altro che dire, spero che il video vi sia piaciuto, spero di non avervi annoiato troppo, io sono innamorato di questa tecnica, quindi ne parlo proprio con orgoglio. Se vi dovesse interessare un video su costruzione mosche, ne faccio qualcuno anch'io di Kebari, anzi più di qualcuna. Costruzione mosche, come legare il tippet alla level line o alla furled o alla tapered, oppure come legare il Lilian a questi 3 tipi di lenze, che nodo fare con le mosche. Vi posso spiegare tutto in un video tutorial, quindi ragazzi se volete fatemelo sapere qui sotto nei commenti se siete interessati. E nulla ragazzi, non mi perdo in altre chiacchiere. Da me e la mia nuova Sato è tutto per questo video, sono molto contento dell'acquisto, vi farò sapere nei prossimi mesi come andranno le catture, ovviamente seguitemi su Instagram perché chi mi segue ha già visto tutto l'arrivo del pacco, ha seguito tutte quante queste mie avventure. Vi ringrazio come sempre per la visione, vi invito a lasciare un bel pollice in su se il video vi è piaciuto, a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui nostri video. Ragazzi, questa stagione farò molta tenkare, è una tecnica che mi appassiona, una tecnica che faccio col cuore, ragazzi. Io faccio questa cosa proprio, cioè il canale YouTube l'ho creato proprio come mia passione e per trasmettere a voi quello che provo in pesca. Poi delle visual o dei seguiti a me quello proprio non interessa. Quindi ragazzi, io pesco come mi piace pescare e ragazzi, questa è una tecnica che adoro, quindi ragazzi se avete l'occasione e volete qualche consiglio scrivetemi, vi do tutto quello che ho come consigli e anche come attrezzatura, magari se ci incontriamo ci scambiamo anche qualche mosca. Ragazzi vi ringrazio nuovamente per la visione e vi saluto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!